tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo del cordino Swan Black thailandese. Quindi prima di addentrarci iscrivetevi al canale qualora non lo aveste ancora fatto e seguitemi su tutti i miei social, vi lascio il link in descrizione. Questo cordino è un cordino un po' particolare. Intanto esordisco col dire che io lo definisco il cordino da battaglia. Andiamo a vederlo nel dettaglio e poi vi mostro la resa, non solo sul bargello, e vi dico cosa ne penso. Intanto abbiamo il formato, generalmente 500 grammi, e viene venduto ad un prezzo molto vantaggioso, il che io sono convinta sia il principale motivo del successo di questo cordino. Abbiamo scritto in piccolissimo, composizione 100% polipropilene, è un cordino assolutamente sintetico, ma nessuno aveva dubbi al riguardo. Si vende appunto generalmente in queste buste. Il prezzo per 500 grammi oscilla tra i 6,90 € e gli 8 € in base al sito dove poi si va ad acquistare. È un cordino sportivo. Così lo voglio definire, mi sembra la definizione perfetta, in quanto ha questa consistenza molto sintetica che sulle dita brucia anche, andando a scorrere sul dito poi il cordino brucia. Devo dire la verità, fa un bel attrito, però in effetti essendo completamente sintetico ci mancherebbe altro. È un cordino molto resistente che nel tempo assolutamente non subisce variazioni ed ha una sua elasticità che inizialmente sembra impercettibile, ma se andate ad utilizzare questo cordino per realizzare dei manici, delle tracolle, vi accorgerete con l'utilizzo che cederà. Quindi, qualora doveste servirvi proprio per queste iniziative, calcolate un po' di gioco, quindi un pochettino più corto magari il manico con la tracolla, oppure magari lo andiamo a rinforzare con un feltro, ad esempio all'interno. Disponibile in infinite varianti di colore. Io devo dirvi che lo trovo un cordino adatto alle principianti. Perché? Per il rapporto quantità-prezzo. Devo essere assolutamente onesta, 500 grammi a 6,90 € è molto complicato da battere. Sicuramente non ho parlato di qualità, ho parlato di quantità, e quindi chi si approccia all'uncinetto, chi ha bisogno di imparare e non vuole magari investire non sapendo se è una passione che si protrarrà nel tempo, e se è qualcosa che veramente sente di voler portare avanti, trovo che spendere 6,90 € e avere un buon quantitativo di prodotto per fare le prime prove possa essere la soluzione. Ora vediamo cosa ci ho realizzato io nel tempo e poi passiamo alle impressioni. Come avete già visto, questa è una borsa tecnica bargello, 2 varianti di colore, e qui già possiamo vedere la resa che è sicuramente molto interessante, ma qui parliamo anche del motivo, e anche la sportività di questo cordino. Io sono convinta che se avessi realizzato questa borsa con un'altra tipologia di cordino avrei ottenuto un effetto un po' più elegante, ma va benissimo così. Quindi tecnica bargello, eccola qua. Poi abbiamo un punto Susanna, e questa è la borsa click clack che trovate tranquillamente sul canale come tutorial. E poi adesso, così tra le varie, ho preso la borsa piatta appunto Elizabeth. Vedete, varianti di colore infinite, ce ne sono davvero tantissime, e quindi questa è la resa. Come vedete però l'impatto è comunque sportivo, il che può essere un plus per quanto riguarda l'utilizzo, in quanto questo cordino è davvero molto resistente nel tempo. Questa è una borsa che ho realizzato diversi anni fa e che indosso molto spesso, quindi non ha subito danni e si pulisce anche molto facilmente, questo proprio perché il cordino è molto sintetico. Ma veniamo alle impressioni. Io personalmente sono anni che non acquisto questa tipologia di prodotto, preferendo una qualità superiore, quantomeno per le mie esigenze e per quanto riguarda me. Preferisco un feeling più naturale, più morbido, più elegante, e quindi io ho abbandonato il discorso Swan Black thailandese per preferire proprio un'altra tipologia di filato. Consiglio questo tipo di filo? Ni. Lo consiglio se si è alle prime armi, appunto, e non si vuole spendere
tanto per incominciare ad approcciarsi a questo mondo, lo consiglio qualora serva un progetto finito da battaglia, e allora in questo caso possiamo procedere con l'acquisto. Dal canto mio, come ripeto, è un prodotto che non acquisto più e che non acquisterò più. Tutto quello che vedete, che vedrete sul canale, è il mio modo di utilizzare le rimanenze. Avete voi mai utilizzato questo filato? Lo conoscete? È tra i più famosi. Mi dite che cosa ne pensate voi? Come lo utilizzate? Lo trovate anche voi un filato molto sportivo e un po' da battaglia? Fatemelo sapere nei commenti. Spero di aver fatto cosa gradita parlando di questo cordino che comunque è di tutto rispetto ed evergreen. Vi aspetto qui sul canale con il prossimo video.